Buongiorno giovani, oggi parleremo di un oggetto considerato mitologico da molti chitarristi, il metronomo. Salve giovani, ben ritrovati sul canale. Oggi parliamo di metronomi. Che cos'è un metronomo anzitutto? Beh, un metronomo si potrebbe definire come un dispositivo che ci fornisce una scansione costante del tempo che passa, informandoci tramite segnali sonori o visivi. Praticamente è una sveglia che fa tic-tac e di cui noi possiamo regolare la velocità con cui fa tic-tac. E a cosa serve un metronomo? Serve per aiutarci a migliorare il nostro senso del ritmo, a andare a tempo. La musica può essere divisa sostanzialmente in ritmo, armonia, melodia. Parliamo di ritmo. Andare precisi, costanti, con una certa scansione, abituarsi a suonare sempre nitidi e precisi, senza accelerare o rallentare, a meno che non sia voluto per esigenze espressive, è fondamentale per qualunque musicista o cantante. E a questo ci aiuta il metronomo. E adesso vediamo quali tipi di metronomo possiamo avere a disposizione. Partiamo da quello più classico che troverete in tutti i conservatori e scuole di musica. Questo è completamente meccanico, a parte questa protezione davanti che si stacca, che serve solo per proteggerlo. Praticamente è un'asta collegata a un dispositivo interno a molla che si carica da qui, con un pesetto che può scorrere lungo questa asticella. Qui sono segnate tutte le velocità e anche quegli andamenti che trovate a volte sugli spartiti, soprattutto quelli di musica classica, andante, largo, presto. E questo pesetto qui permette al pendolo, quando lo sganciamo, di scorrere più o meno velocemente. Ta, 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 ta. Ecco come funziona il metronomo. Ci dà questa scansione costante su cui noi poi potremo suonare. Se avviciniamo il pesetto in giù, sentite ci sono degli scattini sulle velocità diciamo più usate, ma potete anche metterlo a metà e adesso è molto veloce. Siamo verso i 120. Praticamente lo frena di meno. Se lo mettiamo qua su, lo frena di più e va più lento. E questo è il metronomo classico, meccanico. Questo qui l'ho comprato qualche anno fa su Thomann, costa 30-35 euro, tutto di plastica, però funziona bene, per l'amor di Dio. Ci sono quelli di ditte famosissime fatti in legno, ma il prezzo sale assai. Più moderno, questo qui. Questo è digitale, con tutta l'elettronica e dei chip, fa le stesse cose di questo, più altre, ha delle possibilità in più, alimentato da due batterie AAA mi pare, questa è della Korg ma ce n'è tanti modelli a giro, e si accende, start e stop, sentite fa anche il suonino all'inizio dei 4 quarti, pa 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 pa. Potete cambiare ovviamente la velocità, la scansione ritmica, fare 5 quarti, 3 quarti, 6 ottavi, e c'è tante possibilità di più che di questo meccanico. Ha anche la possibilità del tap tempo. Voi battete col dito su questo tasto,
al tempo che pensate voi, per esempio ta 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 ta, secondo lui è 122, parte, ta 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 ta. È un bell'oggettino, comodo, portatile, non fragile come questo, fragile, diciamo, questo se lo sbatacchiate, ma come lo prendete a cazzotti, grossi problemi non ne ha, la linguetta dietro per stare ritto da sé, costo sui 15-16 euro, mi pare l'ho presi su Amazon. Altra possibilità, il cellulare. Ci sono letteralmente dozzine di app che fanno free, che fanno da metronomo. Trovate quella che vi piace di più e siete a posto senza spendere nulla. Io uso Sound Corset, se ricordo bene, ma ce n'è tante e funzionano tutte piuttosto bene. Prima di passare a vedere un qualche esempio di uso del metronomo, vediamo un cimelio di inizio anni 80. Questo qui. Questo abbiamo detto è meccanico, questo è completamente elettronico, digitale, questo è elettronico analogico, funziona con una batteria da 9 volts, dentro c'è un oscillatore analogico, questo qui, questo cursore qui, cambia una resistenza che fa accelerare o rallentare l'oscillatore che c'è dentro. Da questo tasto possiamo fare solo luce o luce e suono. E funziona ancora adesso, dopo tanti anni. Guardate. La luce ogni tanto abbiocca. Chissà se è un falso contatto, la batteria scarica, non lo so. Mettiamola a 60, lira più, lira meno, se ci vedessi, lì. E questo è come si misurava il tempo negli anni 80, perché era disponibile o questo qui. Bene, ora passiamo a vedere un qualche esempio di come si suona con il metronomo. Bene, ora facciamo qualche piccola prova di utilizzo pratico del metronomo. Una premessa, questo è come lo uso io, che sono semplicemente un amatore. Io consiglio sempre caldamente di rivolgervi a un insegnante privato oppure frequentare una scuola di musica dove potrete avere informazioni corrette, complete e potrete essere seguiti nel vostro percorso di crescita con lo strumento. Comunque, praticamente noi suoniamo sul click, prendiamo il nostro metronomo, utilizziamo questo per comodità, lo mettiamo a 60, lo facciamo partire e suoneremo una scala di Do maggiore, oppure tutto quello che ci pare, qualunque sequenza di note, qualunque tipo di scala, progressione d'accordi, esercizio, eccetera. Facciamo partire il metronomo e suoniamo la nostra scala. Il concetto di metronomo sta tutto qui, sostanzialmente, la base, ecco. Ora, questo era un tempo molto molto lento. Chiaramente, se volete andare più veloce, modificate semplicemente la velocità del vostro metronomo e suonate man mano più veloci, ma cercate sempre di essere precisi, non andate a accelerare quando non siete sicuri di quello che fate prima, cercate di essere precisi nell'esercizio che fate, di avere un buon suono, una buona uniformità e una certa tranquillità nell'eseguire l'esercizio, non dovete essere super tesi, come non dovete
ascoltare il metronomo e basta, cioè il metronomo deve stare sotto, voi dovete stare attenti a fare l'esercizio che vi è stato dato, che vi siete preposti di fare. Ora, a parte cambiare la velocità, si può anche cambiare, diciamo, la scansione ritmica. Per esempio, possiamo mettere in ottavi invece che in quarti, e lui suonerà sia i quarti che gli ottavi, e noi suoneremo praticamente al doppio della velocità. Oppure potremo metterlo in sedicesimi, così suonerà tutti i sedicesimi, ascoltate. O ancora, quando trovo... Ecco, potremmo usare anche i gruppi regolari. Facciamo un esempio con le terzine, sempre a 60. Questo è come si usa il metronomo. E niente, questo è un accenno di utilizzo pratico del metronomo. Credo che l'essenziale sia stato detto. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino qui, vi saluto e vi auguro una buona giornata, giovani!